Il 90% dei giocatori di Fortnite commette degli errori molto basilari. Questo significa che se tu smettessi di fare questo tipo di errori, riusciresti tranquillamente ad eliminare 9 avversari su 10 che ne incontri. Dopo aver analizzato lo stile di gioco di un mio iscritto che mi ha chiesto di essere allenato, ho annotato i suoi errori e li ho messi in ordine di importanza. La prima cosa da migliorare è il landing, ovvero l'atterraggio. Giles ha ben chiaro dove atterrare e questa di per sé è una cosa molto positiva. Il problema però è che non ha una tecnica per atterrare correttamente in quel punto in modo costante. Sbagliare l'atterraggio quando si viene contestati da un altro giocatore può significare due cose. La prima è perdere, la seconda invece è dirigersi in un altro punto e quindi iniziare la partita con uno svantaggio. Ora quindi ti mostrerò la mia tecnica di atterraggio da usare come riferimento per atterrare più o meno in qualsiasi punto della mappa. Per prima cosa, una volta salito sul bus, metto il ping nel punto in cui devo atterrare. Quando il bus inizia ad avvicinarsi alla distanza più corta, è il momento di saltare e dirigersi verso quel punto. Ora arriva la parte più complessa. Mentre si scende, infatti, bisogna fare in modo che il deltaplano si apra automaticamente tra i 450 e i 400 metri di distanza. In questo modo, come puoi vedere, sono riuscito ad atterrare perfettamente nel tuo spot. Come ho detto prima, però, questa tecnica deve servire da riferimento, perché bisogna sempre tener conto sia della traiettoria del bus che della conformazione del territorio sotto di te. La seconda cosa da migliorare è tutto ciò che riguarda il costruire. Osservando gli scontri tra Giles e i suoi avversari, ho notato la completa mancanza di controllo sulla situazione. Questo è un grosso problema, perché giocando in tal modo rendi il risultato dello scontro completamente casuale, un po' come se giocassi a testa o croce. Fortnite, come ben saprai, è un gioco basato principalmente sulle meccaniche. Avere delle basi solide, quindi, è una cosa fondamentale. Alla fine della partita, infatti, non vince semplicemente il giocatore più bravo e veloce, ma chi, oltre ad essere bravo, ha commesso meno errori. Anche i giocatori professionisti, come puoi vedere, la maggior parte delle volte che vengono eliminati è perché ad un certo punto hanno sbagliato qualcosa. Un errore molto comune, per esempio, è quello di buttarsi addosso all'avversario, solo per concludere lo scontro più velocemente. Per diventare un giocatore migliore, quindi, devi saper fare alla perfezione alcune cose, come riuscire a boxarti velocemente e correttamente, conoscere almeno un metodo per prendere o riprendere l'altezza e capire quale tipo di materiali bisogna utilizzare in base alla situazione o fase della partita. Per quanto riguarda il creare un box per proteggerti velocemente, come ho mostrato in un mio altro video, sono pochissimi i giocatori in grado di farlo correttamente e costantemente. La maggior parte di questi, infatti, spreca molti più materiali di quanti ce ne vorrebbero e a volte non riesce a proteggersi nemmeno spargendo costruzioni ovunque. Questo dipende principalmente da due cose. Una è il crosshair placement, ovvero il posizionamento del mirino, l'altra invece è l'altezza del territorio in cui ti trovi. In base a questi due fattori, infatti, dipenderà dove verranno posizionate le tue strutture. Per piazzare le costruzioni in modo corretto, quindi, devi imparare due metodi. Il primo lo avevo già mostrato e consiste nel guardare completamente in basso e poi girare su se stessi. Memorizzando questo movimento, riuscirai a costruire sempre un box in maniera efficace e veloce. Il secondo metodo invece è più o meno il contrario, ovvero sfruttare il pavimento di sopra invece che quello sotto per poi ruotare e quindi boxarsi velocemente. Passiamo ora al prendere l'altezza oppure riprenderla quando la si perde. Esistono centinaia di modi per farlo e vari livelli di difficoltà. In sostanza però servono tutti per lo stesso motivo, salire rapidamente e proteggersi mentre si sale. Uno dei metodi più semplici ed efficaci è questo e fa parte dei miei 3 esercizi per imparare a freebuildare. Si parte mettendo una scala, poi bisogna costruire dei muri muovendo il mirino in questo modo. A questo punto si ripreme la scala, si edita il muro davanti a sé e poi la sequenza si ripete. Scala, muri, scala, edit, scala, muri, scala, edit e così via. Ovviamente per non essere troppo prevedibile e ripetitivo ti consiglio di imparare anche come cambiare direzione, quindi invece di editare solo il muro frontale ogni tanto edita anche quello laterale. Un'altra tecnica per riprendere l'altezza poi, un po' più complessa ma che ho dimostrato essere molto efficace, consiste nello sfruttare l'arrampicata. Quando sei dentro ad un tuo box, per esempio, invece di uscire dai lati o da davanti, puoi editare pavimento e cono in questo modo. Una volta modificati, costruisci un altro semi-box sopra di te, salta per resettare il pavimento e poi usa l'arrampicata per guadagnare ulteriore altezza. Facendo così, infatti, non solo riuscirai a salire di 2 livelli in pochi secondi, ma in più confonderai anche il tuo avversario che si concentrerà sul nuovo box che hai costruito, mentre tu invece sarai già al di sopra.
Si potrebbe quindi creare un'occasione per coglierla alla sprovvista e magari ribaltare completamente la situazione in tuo favore. Poi, per quanto riguarda quale tipo di materiale utilizzare in base alla situazione o fase della partita, io lo riassumerei in questo modo. Il legno va usato per approcciare il fight o per difendersi quando si viene sparati da una certa distanza. Questo perché il legno è anche il materiale più facile da rifarmare. Il mattone va usato se vuoi bloccare temporaneamente il fight, quindi per esempio quando vieni colpito e hai bisogno di curarti. Per essere distrutto infatti il mattone richiede più tempo rispetto al legno. Il metallo invece va usato nelle fasi finali della partita, ovvero quando hai bisogno di una base che una volta completata ti eviterà di essere focussato o pushato facilmente, ti darà più tempo nel caso in cui dovessi curarti, eccetera. Un altro errore importante poi riguarda il tuo stile di gioco troppo passivo. Ho notato infatti che la maggior parte delle volte Giles, nonostante fosse in una situazione di vantaggio rispetto al suo avversario, non l'ha sfruttata per fare esperienza, il che gli impedisce completamente di riuscire a migliorare. Quando una persona inesperta si ritrova in una situazione più difficile del solito, infatti, non avendo ben chiaro cosa fare, entra in panico. Il panico poi ti fa perdere il controllo, la mancanza di controllo ti fa commettere altri errori e così via. Fare esperienza quindi è una cosa fondamentale. Per esempio, se tu hai tolto gran parte della vita al tuo avversario, ovviamente sarà molto più facile riuscire ad eliminarlo, perché in quel momento sarà lui ad entrare in panico. Quando hai un vantaggio di questo genere, quindi, devi assolutamente forzare lo scontro ravvicinato, in modo tale che lui commetta degli errori. Ci sarebbe da fare poi tutto un discorso su come pushare correttamente, perché, come ho detto prima, non bisogna commettere errori da principiante, altrimenti la situazione si ribalta. Ma di questo ne parleremo quando sarai migliorato e rispetto ad adesso commetterai dei nuovi errori. Ho notato poi anche dei problemi che riguardano il modo in cui utilizzi le armi, quando le usi e quali ottimizzatori scegli. Partiamo dallo SCAR, che è un'arma da utilizzare quando l'avversario si trova a una distanza medio-lunga. La maggior parte delle volte però, nonostante tu avessi lo SCAR, hai utilizzato la mitraglietta, che a queste distanze, come puoi vedere, non è molto efficace. Le volte in cui hai usato lo SCAR invece non hai mai utilizzato la precisione del primo colpo. Prima di iniziare a sparare, infatti, dovresti aspettare che il mirino si chiuda, così il primo colpo andrà esattamente dove avrai mirato. Per quanto riguarda gli ottimizzatori, poi, alcune volte hai scelto dei perk per armi che non avevi, come il cecchino e l'arco. Altre volte invece non hai preso subito la rigenerazione nei cespugli, che a mio parere è il perk migliore di tutti. Devi sapere infatti che non solo cura la vita, ma rigenera anche 50 scudo. Ti consente quindi di risparmiare delle cure che dopo ti serviranno sicuramente. Ci tengo a dire però che non hai commesso solo errori. Mi ha colpito per esempio il fatto che utilizzi l'oro per provare ad ottenere degli ottimizzatori migliori, che scegli sempre il perk per vedere il prossimo cerchio della tempesta e che provi ad utilizzare nuove armi come lo scudo ed il martello, anche se non l'hai sfruttato correttamente né per pushare gli avversari né per ruotare durante le ultime fasi della partita. Volendo ci sarebbero un sacco di altre cose da dire, ma al momento le più importanti sono queste. Ti consiglio quindi di concentrarti su una cosa alla volta e poi di guardare questi altri video, soprattutto se vuoi migliorare in fretta.